Ciao amici, dopo aver effettuato i test dell'ultima settimana che hanno visto modificare alcuni parametri della nostra Zenbike per avere velocità massima limitata a 25, acceleratore dismesso, modalità di erogazione della potenza più dolce possibile, oltre ad aver regolato il tachimetro in maniera che sia del tutto allineato alla velocità registrata tramite GPS. Oggi provo a fare un nuovo test di autonomia alla luce dei nuovi parametri, ma in aggiunta alle modifiche di cui vi ho già parlato, voglio fare un'altra modifica, e cioè modificare il parametro P14 in maniera tale da limitare l'intensità di corrente che arriva al motore. Ora, il parametro di default è sulla Zenbike Thunderbird Plus a 12, quindi dovrebbero essere 12 ampere. Io lo porto a 10. Quello che mi aspetto è uno spunto minore rispetto a prima, che però, lasciatemi dire, mi interessa tanto quanto, perché secondo me è già troppo forte lo spunto che mi dava, e in compenso dovrei aumentare un pochino in autonomia, però questo magari proviamo a capirlo insieme alla fine della prova. Intanto comincio il test facendovi vedere tutti i parametri che sto utilizzando. Quindi avete visto quelli già noti. La modifica ulteriore riguarda questo parametro, che adesso è 10, prima era 12 rispetto all'altro video che vi ho dato recentemente. Altra cosa, effettuerò il giro, in realtà il test, con sempre il livello di assistenza massimo 5, non 1. Adesso lo vedete a 1, però in realtà il test completo lo farò sempre solo a livello 5. E sarà un giro misto tra città e parco, quindi niente, vi aggiorno dopo. Ciao! Come avete visto, sui tratti in piano ed in città a velocità costante, in pratica il motore viene usato davvero poco per mantenere una certa velocità, che è nell'intorno di 25 all'ora, quindi oltre al supporto del motore di gamba, basta poca gamba per mantenere 25 all'ora. Quindi per mettere un pochino più sotto pressione la nostra batteria, faccio un bel po' di giretti all'interno di un parco. Quindi qua faremo montagnette, sentieri e comunque quanto necessario per stressare un po' la nostra Zenbike. Per l'occasione utilizzerò la GoPro con modalità stabilizzata. Attiverò anche il GPS in maniera tale da darvi un riscontro sulla velocità a cui mi trovo, e obiettivo sarà chiaramente quello di mettere sotto pressione il più possibile la batteria. Mettiamo quindi sotto stress il nostro motore nel parco. Cominciamo subito. E qua via, il motore tira tanto, guardate, anche se con 10 ampere non 12 continua a spingere forte.
Questa specie di campanellino è fatto apposta, ci sono qua delle chiavi in maniera tale da allertare quelli che mi stanno intorno. Sì, belle, belle foto, belle. Perso la pedalata, vai! Subito a 25. Che è un trattore no, di qua non salgo però. Ma di qua sì. Ok. È un po' bagnato, infatti scivolo. Eccolo qua, motore, grazie. C'è ancora sto cazzo di cose. Allora, vediamo qua. Sì, dai. Di là. Vabbè. Vediamo. Si può? Sì, dai. Un po' bagnato. Troppo, però vabbè. Funzionato uguale. Continuiamo. Montagnella. Sotto tutto bagnato, ma ce l'ho fatta. Ok, ok.
4 km, però chiaramente batteria al massimo, proviamo a far scendere qualche tacca, vediamo. Radice maledetta. Ah, che schifo, guarda. Che zozzi. E qua di nuovo bagnato, vabbè. Qua era asciutto e non ha perso aderenza. Ok. Continuiamo con il giro un po' più tranquillo, va? Continuiamo col giro cazzeggio, perché andare nel parco nei viali lineari, pianeggianti è abbastanza noioso, quindi giochiamo un po'.
e mi sono incastrato, vabbè. Mi sa che è meglio se ci spostiamo così. Saliamo di qua. Ecco, bravi vigili. Controllate un po' perché fa schifo sto cazzo di parco. Vai. Salita tosta, eh. Aspettate. No, vabbè, la salita finisce qui, riscendo, vediamo. Aspettate, va. Non so se sentite il motore, ma va abbastanza sotto sforzo, quindi aiuta tanto nei tratti molto pendenti. Ma finora non si è mai fermato, quindi non sono mai riuscito a farlo fermare. Chiaro che sto pedalando, non mi faccio portare dalla bici. Vediamo. Vabbè, qua scendiamo di qua. Ok. Via, 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 via. Ok. Vediamo, altro cazzeggio di qua. Salita pesante, di nuovo. Ok, signori, grande motore, grandissimo, tanto motore. Ok.
vabbè. Allora, considerazione sui freni. Dopo circa 500 km, in realtà quasi 600 sono ormai, quindi facendo il numero di chilometri corretto e non quindi quello segnato da tachimetro, i freni li sento un pochino più pronti rispetto all'inizio e frenano progressivamente e fischiano sempre meno. Quindi anche facendo tutte queste evoluzioni, sebbene debba stringere sulla leva, quindi non bastano 2 dita, ma in alcuni casi devo proprio tirare come si deve, alla fine la frenata, l'effetto frenante ce l'ho. Cosa diversa con l'altra bici muscolare che ha i freni del tutto idraulici, là bastano 2 dita e ti inchiodi. Però anche se è necessario forzare un po' più sulla manetta, la frenata complessivamente adesso quantomeno secondo me guadagna qualche punto rispetto all'inizio, è più efficace. Questo non si può fare. No, vabbè, questo è troppo. Questo è proprio un muro. No, lasciamo perdere. Quella mi sa che non l'ho mai fatta. Andiamo. No, ho capito perché non l'ho mai fatta qua. Erba troppo alta. C'era un gradino, non l'avevo visto. No, troppo alta l'erba qua. Non ci riesco. Via. Qua però forse sì. No, non ho bagnato. Scivolo. Cioè, ma guardate quanto è bagnato, guardate la gomma. Forse dal video non si capisce perché la superficie superiore alla fine è asciutta, ma giù è tutto bagnato, tutto umido, quindi quelle salitine che avete visto non sono comunque facili anche in termini di aderenza, però il supporto l'avete visto qual è e quant'è. Ok, continuiamo. Facciamo di qua. Tante foglie, erba alta, non si capisce dove sono i gradini, quindi è un pochino pericoloso, insomma bisogna stare un pochino attenti, vabbè. No, troppo. Grazie. Seguiamo quel ragazzo, vediamo dove arriviamo. Proviamoci, va. No, ci provo, però non so fino a quanto ce la fa. Tutta non credo. No, decisamente troppa. Però qua in realtà non è stato un problema di aderenza, ma proprio qua è di motore. A un certo punto mi lascia, però
è una signora salita, quindi guardate, proviamo ancora, tanto questo dobbiamo fare, no? Mettere sotto torchio il motore. No, questa non ce la fa. No, ma con le bike non ci si stanca, no. Con le bike si va in relax, in tranquillità. Non ci si affatica minimamente proprio, no. Allora, torniamo di qua, ma stavolta proviamo a cambiare percorso. Vediamo un po'. Sì, vabbè, fatemi fare una prova. Magari saliamo lì a sinistra. Vediamo. Seguiamo quel ragazzo. Vediamo. Qua ce la potremmo fare. Forse là. Aspettate. No, spettacolo. Oh. Col motore si fa, raga. Col motore si fa, senza forse. Avete ragione voi. Aspetta, vai tu che forse. Prima tu. Ah, speravo mi faceste strada perché no. No. Vai. Vi seguo. Attenzione. Ole. Ok, io provo a salire ancora. Vediamo dove arrivo. Ah, ho capito. Vabbè. Facciamo così.
Ciao. Olè. Via. Vabbè, diciamo che si cazzeggia abbastanza sul parco, quindi divertente. Vediamo se si riesce a fare oggi. Si riesce a fare, sì. Ok. È che è un po' grossa sta Zenbike, quindi rispetto alla muscolare è meno maneggevole, però l'occhio è ancora abituato sulla vecchia, quindi io faccio le cazzate che facevo con la vecchia. Vabbè, fino a quando non mi spacco il muso, vediamo. Andiamo appresso ai ragazzi seri. Vabbè, per un po' basta cazzeggio e facciamo il giro normale. Sono dei bambini Allora, dopo 13 km e 7 fatti un pochino, diciamo anche tanto a cazzeggio, come avete visto, poco fa una tacca della batteria si è spenta, quindi la batteria è passata da 6 a 5 tacche. Come vedete subito l'ha recuperata, però era il segnale che mi serviva per abbandonare il parco e andare verso la città, quindi d'ora in poi farò solo tratto cittadino senza il cazzeggio che avete visto ora al parco. Ciao, vi aggiorno dopo, ciao. Allora amici, io riprenderò tutto il giro con il time wrap perché mi serve farvi vedere che tipo di circuito ho fatto, che tipo di percorsi, salite, discese, cazzeggio vario ho fatto, perché spesso la domanda che mi si fa è l'autonomia che ci ha indicato, dove l'hai fatta, in che tipo di percorso, quindi lasciandovi il time wrap di tutto quello che faccio, spero di darvi un'idea completa di quello che insomma di come sto testando la bici. Ciao! Allora, 22 km di tachimetro, vi volevo far vedere una cosa. Col GPS i chilometri sono 22,36, non so se vedete. Quindi provo a fare, premesso che 300 metri tutto sommato posso ritenerli accettabili come delta tra misurazione del tachimetro e misurazione tramite GPS, provo adesso a fare il secondo tratto del giro più o meno con il parametro che regola la dimensione della ruota. Anziché a 31,3 mi pare che sia, aspettate che lo riprendo che non mi ricordo, dovrebbe essere, ecco, il 6, lo metto a 31,4. quindi vediamo cosa cambia alla fine del giro e se le due misurazioni sono ancora più vicine. Ribadisco, 300 metri su 22 km sono secondo me accettabili, però se riusciamo a diminuire ancora l'errore ben venga. Vi aggiorno dopo, ciao! Allora amici, il primo giorno di test finisce qui. Cominciamo con alcune riflessioni, partendo dal verificare se la modifica al parametro della dimensione della ruota ha portato i suoi frutti. Ci siamo lasciati con tachimetro che indicava 22, quindi dovrebbe adesso, rispetto a 22 abbiamo fatto 14,7 km, mentre questo mostrava 22,3. Dunque 22,3 più 14,7 dovrebbero essere
sostanzialmente 30-37. Vediamo. Allora, secondo me siamo arrivati ancora a un livello di precisione migliore rispetto a quello di prima, perché diciamo che l'errore in questo caso sembra essere di 30 metri su quanti sono? Su 16 km in pratica, scusate, su 15 km circa. Quindi va bene, diciamo che la modifica al parametro che riguarda il diametro della ruota, quindi il parametro è il parametro è ci arrivo, e siamo passati da 31 e 3 a 31 e 4, e parlo del parametro P6. Diciamo che questa configurazione è preferibile a quella precedente perché garantisce un livello di precisione ancora più alto, dunque io lascerò il parametro a 31,4. Poi considerazione invece relativa all'autonomia, io come vi avevo detto ho lasciato l'assistenza 5. Vi dico che in città è uno spreco, nel senso che lo spunto della bici è in alcuni casi in effetti troppo forte, e quindi ho dovuto spesso ricorrere a frenate che magari utilizzando un livello di assistenza 3 non sarebbero servite. Questo avrebbe anche determinato un'autonomia maggiore, quindi chiaro, questo è un test magari per verificare le condizioni peggiori, quindi il worst case, però in condizioni reali vi dico che tranquillamente avrei potuto portare a 3 il mio tachimetro, il mio livello di pedalata assistita, e avrei potuto completare lo stesso il giro, di sicuro guadagnando un po' di autonomia in più. Quindi continuerò il test domani e vedremo alla fine delle 2 giornate di tirare le somme. Sottolineo una cosa: non arriverò a far lampeggiare la prima tacca, ma quando sarà una tacca sola più o meno fissa a lungo mi fermerò, quindi non porterò a morte, diciamo, la batteria. Ciao a tutti, a domani. Ciao amici, comincia il secondo giorno di test, quindi dopo i 37 km di ieri. Come vedete la batteria segna 4 tacche, ma sono come al solito bugiarde, quindi non mi aspetto di replicare la performance di ieri, ma faremo i conti a fine giornata. Parto con assistenza 5 e le stesse configurazioni già viste ieri. Vi aggiorno dopo. Allora amici, oggi il parco è affollatissimo, quindi comincerò con una sessione di cazzeggio per riscaldarmi, però sarà meno spericolata rispetto a quella di ieri perché c'è un pochino troppa gente. Cominciamo.
No, troppa gente, raga. Piano piano. Erba bagnata, ma la tenuta laterale c'è lo stesso grazie agli pneumatici enormi. Vediamo. Ok, troppo traffico oggi però, Intanto le tacche sono 2. Proviamo a salire di qua. No, vabbè. No. Non si può. Traffico, troppo. Ritorniamo giù. Cambiamo versante nella speranza che ci sia meno gente, vediamo. Saliremo noi dove quello si è fermato? Sì. Ieri mi sa che l'abbiamo già fatto. Oggi abbiamo meno batteria, ma dovremmo riuscire lo stesso. Vediamo. Magari salgo di là. Sì. Si va, si va. Avete visto la differenza, no? Motore contro trazione solo muscolare. Poi diciamo pure che gli pneumatici aiutano perché sono enormi, grossi e tassellati, quindi gli stessi tratti che io faccio con questa con la muscolare non riesco a portarli a termine se non facendo qualche piccolo tratto a piedi. Ora ritorniamo lì su.
Ok, tanto motore, solo motore. Sono fermato qua, scivolato, giù ancora bagnato, però l'ha fatta quasi tutta. Vabbè, è stato poi un errore mio perdere l'equilibrio. Allora, siamo sempre con 2 tacche, eh? Vediamo di qua. Mi sto infrattando da solo. Vediamo. No, niente, inutile. Vabbè, boh, giù. Vediamo di qua. Niente da fare. Facciamo il giro, va. Ma non credo di riuscire a salire. No, no, questa è troppo pendente. No, no. Di là forse. Boh. No, no, no. Neanche qua. C'è gaglieggio sul fogliame, però posso salire di là. Vediamo. No, si scivola un sacco. Scivolato sul fogliame nuovamente. Però perdonate il fiatone. Sempre 2 tacche. Una. Ecco, a breve finirò col cazzeggio perché ho solo una tacca. Aspetta. Sì. Provo ad andare. Succede di là, là. Ecco qua. Proviamo ad andare giù. Ok, e finiamo di qua. Intanto l'indicatore ha recuperato una tacca, però io voglio finire il cazzeggio lasciando l'indicatore con una sola tacca fissa. Non voglio che mi faccia l'occhiolino anche la seconda tacca, quindi continuiamo a fare qualche salitina tipo quella di prima. Magari cerchiamo una pendenza più forte, una pendenza maggiore potrebbe essere quella. Vediamo. Però questa è tanta. Oh, non si è fermata. Grande, pesante. Ok. Anche salire di qua non è male.
Vediamo, si scivola lì. Vabbè. A posto. Appoggiato da fuori. Ancora 2 tacche, quindi continuiamo. Facciamo questa che è bella lunga, via. È tutto bagnato di nuovo. Molto bagnato. Ok, grazie motore. Sì, dai. Ok. Hai delle gomme, Vai a vedere, piano però. Ancora 2 tacche fisse. Niente, non riesco a stressarla, eppure ci sto provando tanto. Vediamo. Salita lunga. Però guarda, guarda. Proviamo di là. Di qua non si sale perché è troppo pendente, però provo a prenderla di lato, quindi facendo questo tratto qua. Vediamo. Aspetta. Forse là sì, ci dovrei riuscire. Tanto motore, tutto motore. Ok. Motore e ancora motore, quindi si fa una tacca, 2 di nuovo. Aspettate, sì vabbè, qua zona spaccio come al solito. No, prego, non si preoccupi. Purtroppo sembra che abbia un trattore io, ma è sempre una bicicletta. Vediamo. Ritorno di là. Vabbè. Magari dall'altra parte vado però. Salutate la mamma. Rifacciamo il giro di là, dai. Ci siamo quasi per la tacca, per l'unica tacca fissa, quindi ancora un po'. Quindi erba alta, bagnatissima, pesante, scivolosa, tanto motore. E vediamo. Aspettate qua. Tanto motore, vai motore. Non so come mi è venuta, ma vabbè. Motore. Di nuovo.
Ancora motore. Ok, zero tac, quindi comincia a dar segni di cedimento il motore. Posso tornare in piano a fare qualche giro più tranquillo, quindi meno cazzeggio e più spazio a quello che è l'utilizzo grosso modo standard di una bicicletta. Non è che tutti devono fare i cretini in questo modo. Prima magari facciamoci questa discesa dolce. Ok, boh, ad ora in poi non ci dovrebbe essere nulla di particolarmente interessante, quindi tolgo il video in diretta e metto il time wrap. Allora, giro completato. Secondo me non è il caso di continuare a esaurire ulteriormente la batteria. 17 km, di cui 5 avete visto sono stati effettuati facendo proprio delle scalate, uno scenario diciamo non proprio comune, però che mi è servito semplicemente per stressare ulteriormente il motore. Un paio di considerazioni: 5 tacche sono secondo me troppe, quindi per un utilizzo comune, quindi non per dimostrare la effettiva autonomia massima della bicicletta, con la configurazione di cui vi ho parlato all'inizio, avrei fatto una gestione diversa delle tacche, cioè avrei tenuto le tacche per lo più a 3, quindi il livello d'assistenza l'avrei tenuto per lo più a 3, utilizzandolo a 5 solo nei casi di scalata come li ho definiti prima. Questo perché quando c'è tanta gente spesso ho dovuto ricorrere ai freni per evitare di avere delle difficoltà. Ora, computo totale dei chilometri: 37 ieri e 17 oggi, quindi 54 chilometri. Personalmente non modificherò ulteriormente il parametro della intensità di corrente, perché 10 secondo me è più che sufficiente. Cosa che invece farò sarà di sicuro utilizzare a 3 il livello di assistenza e non a 5. Al solito, se avete commenti, osservazioni, dubbi, scrivetemi e vedrò di rispondervi, oppure proponetemi eventualmente un altro test che sarò contento di fare. Al momento penso che il prossimo test che farò sarà proprio lo stesso che ho fatto adesso, però a livello di assistenza 3 e non 5, che è il livello che utilizzerò di solito. Quindi magari, non lo so, se mi arriva qualche altra ispirazione sui commenti procederò in tal senso. Vi saluto, ciao a tutti!